Ti è appena atterrato sulla scrivania un problema che riguarda gli aspetti di sicurezza SAP. È innegabile, tutti noi cerchiamo la soluzione a meno costo, sotto tutti i punti di vista. Quella più veloce, quella più semplice, se possibile, quella che costa meno dal punto di vista economico e di effort interno. Sarebbe troppo bello se fosse vero in ogni caso. Oggi parliamo di quali siano le soluzioni per la gestione della security in SAP e di quando, come o perché possono o debbano essere scelte. Ciao, sono Gabriella e oggi parliamo delle 5 V, detta in inglese, dei SAP Security Tools. Chi, perché, quando, cosa e dove, ovvero who, why, when, what and where. Ma prima di partire ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al nostro canale. Iniziamo dal perché e dal quando. Spesso dobbiamo fare i conti con un certo evento, che scatena una necessità. Ad esempio la quotazione in borsa, la conformità aziendale a determinate normative, il migliorare dei processi interni tramite l'utilizzo di strumenti. Sono parecchi i motivi per valutare un certo strumento. Nel caso della sicurezza in ambito SAP, sono sostanzialmente 3 le macro categorie di strumenti presenti sul mercato. Soluzioni di governance, GRC, Governance, Risk and Compliance. Soluzioni di automatizzazione delle attività legate ai processi operativi, spesso principalmente IT. Soluzioni di cyber security o threat detection in ambito SAP. Chi ne ha bisogno? Seguendo le macro categorie che abbiamo citato, si delineano i relativi dipartimenti aziendali che potrebbero essere interessati. Ad esempio, Risk Officer, Internal Audit, DPO, Compliance Audit, ICT, CIO, IT Security, ovvero CISO. Cosa serve fare e quando? Questo è un passaggio importante. Chiunque di noi alla ricerca di strumenti software cerca la soluzione più rapida e semplice. È facile inoltre trovare soluzioni sul mercato SAP o anche non SAP che a prima vista sembrano risolvere definitivamente il problema. Tuttavia, in molti casi si presentano costi nascosti, spesso non valutati per diverse ragioni, ovvero poca padronanza su un determinato argomento o tempestive decisioni da prendere in emergenza. È inoltre difficile, purtroppo, in questo contesto, trovare la soluzione che possieda un magic button, ovvero una funzionalità che attivata risolva la questione. In molte situazioni, infatti, serve agire non solo tramite strumenti, ma attraverso correzioni o adeguamenti organizzativi e di processo, provando se possibile a semplificare. Prendiamo ad esempio il processo di ricertificazione delle abilitazioni aziendali, ipotizzando di doverlo svolgere per i soli sistemi SAP, quindi senza un sistema di identity management. Ecco, in questo contesto è facile perdersi in 1000 casistiche e sottocasistiche da dover gestire e trattare. Semplificando, in questo genere di processi, ogni manager o role owner dovrebbe ricevere la quota parte dei ruoli assegnati alle proprie utenze e approvarli o rigettarli. Molti strumenti infatti ragionano in questo modo, lasciando poco spazio a rivoli di sottocasistiche. Però non è così semplice. Ci si fa sempre trainare da compromessi o da eccezioni, non cogliendo spesso le semplificazioni che gli strumenti portano provando ad adottarli e non adattarli. La ragione principale che spesso porta quanto sopra non è tecnica, come spesso accade, ma organizzativa e di contesto. In diverse situazioni abbiamo visto il medesimo prodotto in azione, in un caso con successo, in un altro in modo mediocre o addirittura inutile. Perché questo accade? Il prodotto è lo stesso, ma il contesto purtroppo no. Nel caso specifico, aver definito prima il processo o il modello autorizzativo ha fatto una differenza importante. Ma purtroppo in alcuni contesti è difficile tornare su scelte fatte in passato per rivederle in funzione di nuovi strumenti. Questo, tuttavia, può essere causa di naufragi. Attenzione, non in tutti i casi situazioni è così, ma sicuramente è importante tenerne conto. Cosa suggeriamo di fare, quindi? Prima di tutto, valuta la tua maturità nel contesto dove vorresti adottare una specifica soluzione. Identifica quali sono gli strumenti sul mercato. Non farti fare solo una demo. Anche se richiede tempo, definisci una checklist di funzionalità su cui fare un caso reale tra i vari possibili fornitori. Spesso le dimostrazioni trattano casi ipotetici o comunque non quelli legati al tuo contesto e quindi generalmente funziona sempre tutto e funziona bene. Non è sempre possibile fare una POC, soprattutto se ci sono diversi possibili fornitori,
Quindi ipotizza una checklist di requisiti e poi fai provare realmente 2 o 3 possibili soluzioni per vedere come reagiscono. Ultimo, ma non meno importante, cerca di non seguire o inseguire il problema del momento, ma definisci una tua roadmap sull'argomento. Ossia, preparati anche per essere pronto ad adottare soluzioni presenti sul mercato. Se oggi ti può sembrare lontano, un domani potrebbe non esserlo. Ma l'essere pronti a farlo dipende anche dalle proprie scelte e dalla visione che hai. Scrivi nei commenti che cosa ne pensi. Se trovi utili i nostri contenuti, iscriviti al nostro canale ora. Contattaci se vuoi scoprire cosa abbiamo fatto in altre situazioni di questo tipo o per approfondimenti. A presto, ciao!